Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio. E prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, quindi prendete solo ciò che vi risuona maggiormente e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo. Andiamo a vedere innanzitutto le energie principali, i segnali zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore, relazioni, il lavoro e le finanze. Partiamo con questi topolini che sono un po' fastidiosi, soprattutto quando magari disperdiamo le nostre energie, abbiamo un sacco di cose da fare, possono esserci degli impedimenti, degli ostacoli, tanto stress e fastidio, forse procurato da qualcuno, dalle troppe incombenze. Quindi in realtà ci dicono che l'inizio della settimana potrebbe essere un po' complicato, un po' difficile e dobbiamo fare attenzione a tutte quelle situazioni pregresse, cioè che continuiamo a portarci dietro, quindi se abbiamo già possibilità di sistemare subito, di chiudere, di pianificare determinate cose, allora potremmo toglierci un sacco di fastidi. Però, come vedete, il resto della settimana è molto più positiva, quindi ci consigliano queste carte di concentrarci maggiormente su nuove notizie, idee, novità in senso lato. Possono esserci anche delle informazioni, delle visite, io intendo magari se dobbiamo incontrare qualcuno per questioni importanti, oppure potremmo incontrare delle persone. Essendo una carta di movimento è anche legata ai viaggi e agli spostamenti. Per questioni molto importanti, sì, effettivamente il cuore è legato sia ai nostri sentimenti, sia alle emozioni più forti, alle relazioni, ma anche alle collaborazioni, alle intese, quindi alle questioni più pratiche e lavorative. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di aria, e quindi Gemelli, Bilancia e Acquario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente per chi è interessato anche a scoprire qualcosa nelle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, potete adattare la lettura. Abbiamo Bucaneve e il Rododendro. Come vedete qui ci sono delle situazioni che possono essere abbastanza contrastanti, come abbiamo visto sin dall'inizio alcune emozioni o tensioni o qualcosa proprio che vi preoccupa, vi crea un po' di ansia e stress potrebbe provenire o riflettersi nella coppia stessa, provenire in senso che magari qualche tensione, qualche incomprensione, dei sospetti, dubbi o dei fastidi, sì è vero, possono provenire proprio nelle relazioni più importanti, altrimenti sono situazioni esterne di altre persone, altre cose un po' fastidiose che possono creare tensione nella coppia stessa. Quindi qui già trovate delle possibili informazioni da adattare. Ovviamente l'aspetto positivo è proprio la carta del Bucaneve che ci fa capire che dobbiamo coltivare la pazienza, la fiducia, non fermarci alla prima impressione, se c'è qualcosa che ci dà fastidio di non saltare subito sul chi va là, magari cercare di riflettere prima di
agire o reagire, perché insomma abbiamo visto che le emozioni, quelle più forti e negative in qualche modo possono essere controllate e gestite al meglio, onde evitare, come vi dicevo, proprio dei litigi, delle discussioni. È vero che tante cose non dipendono esclusivamente da noi, quindi anche nelle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quelle tensioni, sono per provocazione, per tante, tante altre motivazioni, magari sapete già come poterle, gestire. Per i single queste vi stanno dicendo che effettivamente potrebbe esserci qualche novità interessante, una conoscenza, vedere come evolve una frequentazione che magari avete da un po' di tempo, anche una possibile amicizia interessante, solo che ci sono alcune cose che non procedono per il verso giusto, nel senso che fanno capire, che dobbiamo stare in guardia o abbiamo a che fare con una persona che è impegnata, oppure non è adatta a noi o ci sono delle complicazioni veramente importanti che possono impedire la frequentazione, oppure proprio non c'è interesse, allora quindi meglio non perdere altro tempo e procedere oltre. Dopo queste indicazioni passiamo all'ambito delle finanze e del lavoro. Ovviamente, ci sarebbe tanto da dire, è una lettura, in poco tempo, perché altrimenti durerebbe molto di più, potete cercare di intercettare anche voi in base a quello che state vivendo. Magari è un momento di forte stress che magari non avete neanche voglia e desiderio di conoscere, di incontrare e allora quindi potrebbe esserci una fase passeggera di questo tipo. E per le questioni pratiche troviamo un qualcosa che forse vi state portando avanti già da un po' di tempo e che molto probabilmente si vede un'evoluzione positiva o riuscirete a risolverla. In fin dei conti la vediamo anche nelle energie principali. Tutto quello che è bloccato oppure che state aspettando possibili informazioni o di migliorare alcune questioni legali, burocratiche o anche di collaborazioni e relazioni lavorative, è vero, possono portare tensione, un po' di fastidio, però comunque queste indicano che non vanno ad intaccare quello che voi fate e i risultati. Quindi di procedere in questo modo vuol dire che queste o si accettano per come sono, senza disperdere le vostre energie e il vostro tempo e denaro, ma vi concentrate solo su di voi e quello che volete ottenere. Si vede anche un miglioramento, nel senso, se state valutando nuovi progetti, nuovi propositi, collaborazioni o fare un qualcosa che magari vi può appassionare particolarmente, questo è il momento giusto per farlo. Perché può saltare fuori o un'indicazione o una proposta, un evento, una novità, come abbiamo visto in senso generale, da poter essere colto per sviluppi positivi in futuro e questo vale un po' per tutti e anche per chi è in cerca di lavoro. Magari può essere una nuova conoscenza, un nuovo aiuto o anche delle nuove indicazioni che metteranno nel giusto percorso la vostra stessa ricerca. Può anche darsi che possa saltar fuori già una proposta interessante da valutare e infatti non a caso abbiamo proprio la carta del denaro che indica nuove entrate, nuove situazioni vantaggiose. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!